In questo campo ci sono più di 27 milioni di spighe di frumento che oggi raccoglieremo con una delle mietitrebbie più tecnologiche che ho mai visto. Data l'importanza di questo mezzo, in questo video chiederò al terzista che ci fa il lavoro di poter fare un giro sopra per capire il suo funzionamento. Alla fine del video poi vi spiegherò anche come ho fatto a calcolare il numero totale delle spighe del campo. Questo è tutto il campo di frumento che a brevissimo raccoglieremo e quest'anno, diversamente dagli altri, non utilizzeremo la solita mietitrebbia. Infatti il signore che veniva gli altri anni ha deciso di non far più il lavoro da terzista e quindi ci siamo affidati ad un'altra azienda che ha una mietitrebbia molto più grande e anche molto più tecnologica, quindi dovrebbe raccogliere anche tutto il campo in meno tempo. Vediamo, sono molto curioso. A brevissimo dovrebbe arrivare proprio da quella strada lì e poi inizierà a raccogliere. Ovviamente gli chiederò anche se potrò fare un video dalla cabina, anche non so quanto grande ci sia, se ci si sta in due, scopriremo tutto insieme. Il piano è questo: adesso aspettiamo che arrivi la mietitrebbia, che dovrebbe essere a minuti perché ci ha detto che arrivava tra le 1 e le 1 e mezza e adesso sono le 13:05, e successivamente dovremo andare a prendere il trattore con il rimorchio attaccato dietro per portarlo vicino al campo, dove poi scaricherà una volta raccolta la prima parte del campo. Ed inoltre poi, mentre lui continua la lavorazione, voglio provare a contare anche quante spighe di frumento ci sono in tutto questo campo. Quindi adesso aspettiamo qualche minuto e poi vedrete che arriverà la mietitrebbia. Mentre lo aspetto mi sono seduto un attimo in macchina perché oggi c'è veramente caldissimo. Ieri sera il frumento ha rischiato di essere bagnato da un temporale, anzi è stato bagnato però non più di tanto, e quindi stamattina dovevamo iniziare alle 9 a fare questo lavoro, abbiamo dovuto rimandare fino a, appunto, alle 1 del pomeriggio. Mancano solamente 4 minuti, quindi ormai dovrebbe arrivare. E tra l'altro, prima che arrivi, volevo anche raccontarvi una cosa che tantissimi di voi sapranno già. Ovviamente il frumento è fatto da queste spighe qui, e che sono anche quelle che permettono poi di fare il pane, la pasta, la pizza. E tra l'altro l'anno scorso io e la nonna avevamo provato a fare anche il pane con proprio il nostro frumento. Dai che arriva, super power. Attenzione, c'è un rumore che si sta avvicinando e sono le 13:28, quindi secondo me ci siamo stavolta. È davvero lui. In teoria una volta che arriva anche si deve sistemare la barra davanti per la raccolta del frumento, quindi impiega un po' di tempo, credo. Difatti c'è anche davanti, eccolo, si sente il suono. Furgoncino dei trasporti eccezionali, vedete? Perché è troppo grande, se no quando passa sulla strada deve controllare che non ci sia nessuno. Si è fermata là, vedete? Eccola che sta arrivando, super potente addirittura, con la scorta davanti. Eccola. Guardate che roba, è enorme. Adesso vediamo cosa deve sistemare prima di iniziare a lavorare. Gli chiedo anche se posso fare il video, logicamente. Posso registrare il video? Va bene. Lo mangi, perché? Sì, sì, ma anche buon frumento. Tanto è venuto anche il padre qua a controllare. Ma guardate che enorme che è. Com'è che funziona sta roba? Adesso è tornato in cabina, vediamo cosa... Bella! Ma che roba! Muove lateralmente, è incredibile! Cioè, avete capito? In pratica si sta muovendo, questa esce di qua, quella là va fuori di là. Adesso sta andando giù e crea tutta la barra di raccolta. Cioè, per andare sulla strada ci mette un secondo a chiuderla e poi a riaprirla per iniziare a lavorare. Tutta un'altra cosa questa. Nel campo, questa qua poi è quella che bisognerà più ballare.
che larga che è la barra rispetto a me. È davvero gigantesca, in pochissimo tempo dovrebbe riuscire a raccogliere tutto il campo. Massimo credo 3 ore ci metta. Adesso vado giù in bici a prendere il carro mentre il padre sta qua e dopo ritorno su a vedere la lavorazione. Faccio anche qualche ripresa dopo con il drone. E voglio anche calcolare quante spighe di grano ci sono in tutto questo campo per sapere quante ne raccoglieremo. Eccolo qui l'Antares 110 con il rimorchio attaccato dietro. Adesso siamo pronti a partire. Saliamo su e portiamo il trattore vicino al campo, in modo che poi, come vi dicevo, una volta che ha riempito tutto lo spazio insomma che ha all'interno della mititrebbia, possa scaricare il frumento all'interno del carro. Per chi non l'avesse visto, questa è la grandezza del Silvercar. Ok, saliamo su, avanti sul trattore. Adesso dobbiamo stare molto attenti a non far danni né al trattore mentre sto uscendo, né alle auto che ci sono lì fuori, perché hanno parcheggiato un po' tutti gli ospiti insomma che ci sono in agriturismo. Prima cintura, mettiamo la marcia folle perché altrimenti non si accende il trattore e via. Ok, siamo pronti, marcia avanti. Sono le veloci, la prima mettiamo e andiamo fuori pianino. Attenzione che non prendiamo niente, se no distruggo i muri del capannone con questo rimorchio qua. Ok, adesso iniziamo a girare e senza toccare le auto. Devo stare un po' largo, altrimenti non riesco a uscire dal cancello. Questa è la parte un po' più complicata, dove bisogna controllare le auto. Vabbè che sul trattore insomma si è anche abbastanza alti, quindi si riesce a vedere bene. Ok, si va, mettiamo la seconda, super power, la terza adesso e andiamo su. Adesso mi ha detto il padre di parcheggiare appena qui sulla destra, in modo che lui riesca a scaricare in modo semplice, insomma non gli tocca fare 1000 manovre. Mettiamo la freccia già. Ok, stiamo attenti ai paletti, non tirare su niente. Adesso mettiamo in prima, andiamo avanti un po'. Qua c'è anche un pozzetto in realtà da una parte, così credo che vada bene, vado avanti ancora un po', ma è là avanti il pozzetto, dai. Ok, dai, così credo che sia ok. Intanto lasciamolo qua e poi vediamo, casomai glielo spostiamo un più avanti, più indietro, quando ha bisogno di scaricare ci dice cosa fare eventualmente. Ok, mentre ero a casa loro ho visto che si sono spostati là in fondo, probabilmente ha fatto il giro del campo, credo che lo lavori in questo senso e poi invece inizi ad andare in senso orizzontale, insomma. Allora? Sono andato a tirare via che avevo messo di pali che magari non si impegnisse. Va bene lì, caro. Mi metterei un po' più avanti, in mezzo ai pali. Ancora più avanti? Ma dov'è il pozzetto lì? Di là del pali, quelli là. Ah, boh. Vabbè, buttalo un po' più avanti allora. No, perché se fa magari c'è il palo che gli dà. Ti pareva che al padre non andasse mica bene dove ho posizionato il trattore con il rimorchio dietro? C'è sempre da spostare qualcosina, però non è mai perfetto. Eccolo che lo sta spostando avanti adesso. Oh, troppo avanti, dove sta andando? Ma io non lo so, ma cosa fa? Dove sta andando? Non ho capito. Mi aveva detto lui di metterlo lì, adesso sta andando in un altro campo. Ma cosa fa? Che manovra sta facendo? Cioè, ha voluto già girarsi, no? Poteva farlo dopo, con semplicità. Olle, adesso si sentirà contento di averlo messo bene. Io ho capito, potevi girarti anche dopo, non qua magari anche. Alla rotonda? Alla rotonda, il fondo. Vabbè, alla rotonda facevi meglio però, è un rimorchio, cioè se no. Sembra tipo un Transformer, non so se avete mai visto il film, quelli che si trasformano da auto a robot giganti. Guardate che potenza! Non sta quasi neanche nell'obiettivo. Dopo gli chiedo se posso fare un giretto sopra che mi spiega come funziona, vediamo. Il padre e il terzista si sono fermati un attimo per parlare del grado di umidità del frumento. Questo è un valore molto importante. Se supera i 15, infatti, il frumento non può essere raccolto.
posso venire a vedere come funziona sopra? Com'è che ti chiami? Paolo. Paolo. Allora dopo Paolo della ditta Mariga mi ha confermato che posso salire sopra a vedere come funziona, così mi spiega tutti i controller che c'ha, movimenti, sensori eccetera. La Mieti Trebbia ha un misuratore di umidità integrato, ma per fare le cose fatte bene, mio padre comunque preferisce andare a prendere il tester che abbiamo nel capannone. Allora il padre mi ha appena avvisato che è andato a prendere il tester per vedere quanto il frumento è secco, perché è vero che c'è stato caldissimo nei giorni scorsi, ma come vi dicevo ieri notte, proprio ieri notte che non era previsto, ha piovuto. Quindi adesso dobbiamo vedere effettivamente se è abbastanza secco e continuare fino in fondo la raccolta, perché se no dopo ci tocca essiccarlo nell'essiccatoio, ma è un lavoraccio in più. Ok, adesso sta tornando verso il rimorchio, non so se già scaricherà oppure deve aspettare ancora un po', raccoglie ancora. Ha detto mio padre che ci stanno 70 quintali dentro e quindi credo che faccia un altro giro, insomma, prima di scaricare. Credo che appunto una volta che poi ha scaricato mi faccia fare un giro sopra. Andiamo. Mio padre è tornato con un secchiello, è salito subito sulla Mieti Trebbia e ora sta chiedendo al terzista di riempirlo con il frumento appena raccolto. Sta tirando fuori un po' di frumento, lo mette nel secchiello che ha portato qua il padre e poi lo metteremo dentro il tester per vedere il grado di umidità, che appunto non deve essere sopra una determinata soglia, altrimenti non possiamo raccoglierlo. C'ha la tanichetta per lavarsi le mani, super potente e super attrezzato. Dai, provalo! Devo andare giù a provarlo. Perché non l'hai portato su? È giù la macchina. Ma dai, è un attrezzetto, lo portavi su? No, veniamo al piano. Allora siamo tornati un attimo nel capannone per testare l'umidità, come vi dicevo, che deve essere sotto i 15. Cioè se è tipo 17 non va bene? Ok, sotto i 15 quindi. Peso. L'anno scorso era 11. Ma che bel fornello. Mais questo. Mais. Fortuna che ci sono io, perché sennò te sbagliavi. Grano. Grano. Ok, adesso dobbiamo inserire quanti grammi? 200 grammi di grano e poi ci dirà l'umidità effettiva, sperando che appunto sia sotto i 15, perché sennò è un casino. Dobbiamo rimettere tutto nel campo. 96, 100, 200 basta. Ecco, 102. No dai, va bene. Vabbè dai, va bene, su. Test. 36 gradi di temperatura. 11 e 1. 11 e 1, oh. Secchissimo. Bene dai, abbiamo avuto l'ok, è 11 e 1 come grado di umidità e quindi è sotto i 15 come vi dicevo e possiamo proseguire con la lavorazione. Se no sarebbe stato un casino, cosa avremmo dovuto fare? Essiccarlo con l'essiccatoio. Ne secca una volta. Con l'essiccatoio l'hai costato? Sì, perché le fatalità dopo la venne battuto. Era troppo umido. Sì. Ci è toccato essiccarlo. Quanto aveva? Faceva 16. Ti ricordi? 17. Fai un altro test adesso. Sì. Il padre vuole fare un altro test, ma tanto sarà uguale, identico, insomma è lo stesso secchiello che c'era dentro, quindi io torno su adesso a vedere là come procede la lavorazione della Mieti Trebbia. A breve dovrebbe anche scaricare ormai. Ecco che è arrivato in fondo, adesso vediamo, in teoria dovrebbe scaricare, o forse no ancora? No, credo di no perché si è girato dall'altra parte. La Mieti Trebbia continuava il suo lavoro senza fermarsi mai. Io la guardavo sempre più stupito di quanto frumento poteva immagazzinare. Da quando era partita, infatti, non aveva ancora scaricato. Credo che la maggior parte di voi lo sappia già, comunque quello che invece lascia sul retro è tutta paglia che si può imballare e poi utilizzare per fare insomma il letto agli animali, ecco, quindi tori, le vitelle, e appunto questo è uno scarto del frumento. Comunque è incredibile che deve ancora scaricare una volta, ormai ha raccolto tutto quanto al campo e deve ancora scaricare, almeno che non abbia scaricato appunto quando noi eravamo andati giù a testare il grado di umidità. Adesso guardiamo dentro il rimorchio
rimorchio e vediamo. No. È ancora vuoto, ce ne sta tantissimo dentro quella mia trebbia lì. Vediamo se adesso scarica oppure continua l'avanzamento e dopo magari gli chiedo di salire sopra una volta che ha scaricato, così mi spiega come funziona la mia trebbia. Ok, sta per scaricare, adesso verrà indietro. Per fortuna dai, ho beccato al momento giusto, o almeno che lui non ha deciso di scaricare perché mi ha visto qua. Attenzione, si avvicina sempre di più. Riempirà metà il rimorchio credo adesso. Eccolo. 3, 2, 1, eccolo. Si riempie metà rimorchio probabilmente. Ma che roba! Davvero lo riempie tutto. E poi è pulitissimo. Caricamento completato. Beh, guardate che roba. Adesso continuerà con la lavorazione. Magari quando torna indietro poi gli chiedo di fare il giro. Ok, è quasi arrivato a fine campo. Adesso appena arriva qui provo a fargli segno per chiedergli appunto di salire sopra e vediamo insomma, così se mi spiega tutti i controller eccetera che servono per controllare la mia trebbia e tutte le caratteristiche interne che ha, anche non so neanche quanto è grande la barra. Vediamo se mi guarda un attimo. Posso? E vai? Mi ha detto di salire. Vai che roba. C'è anche il posto per due qua, che roba. Eccoci, allora siamo sopra la mia trebbia. Guarda che roba. Cioè, qua si sta benissimo. È come quando mi metto io a editare i video, l'aria condizionata. Ma quanto è grande la barra? 7 metri. 7 metri. E per controllarla si usa quella manopola lì arancione? Tutto joystick qua. Ah, tutto joystick? Non sono abituato io. Le funzioni della barra adesso sto andando in automatico, quindi regola altezza e inclinazione tutto in automatico. Io do l'input per salire, il fondo campo lo do io, poi do l'inizio e lei mantiene l'altezza e l'inclinazione. Ah, ho capito, senza dover ogni volta correggere l'altezza della barra. Dacci la telecamerina per vedere dietro. E per capire quando è pieno dietro invece? Segnala qua al 75% e poi al 100%. Ah, ho capito. Adesso ti dice mica niente. No, adesso non dice niente. Qua da tutti i parametri di trebbiatura, pulizia, carico, pulizia di crivelli. È lì che ti dà anche quanto è secco. Sì. Sembra un'astronave rispetto ai nostri trattori. Adesso tutti i trattori hanno la leva, cioè per controllare hanno il joystick. Sì. Le macchine della corda in particolare, i trattori un po' meno, perché hanno l'RTK, la guida automatica. Te ce li hai quelli? Sì. Funziona? Sì, per certi lavori è utile, per altri magari. Sì, non serve. Di spulcimazione di serve in particolare. Semina no? No. Ah, non lo usi? No, non lo usiamo. Ancora meglio farla vecchio stampo. Ma non è meglio, però non dà grossi vantaggi. Di solito quei trattori lì sono sempre sotto la colcimazione e diservo. E allora non sono liberi qua. Ah, li usi per fare quelle robe lì e basta, pratica. Quanti litri, cos'è? Va da gasolio? Gasolio. Quanti litri che sta dentro? Sta a 650 litri, in un giorno medio ne consuma 400-450, dipende dall'orario che si può partire al mattino o meno. Un sacco. Scaricamento in corso. Sono sceso, il padre è andato a prendere l'altro trattore con rimorchio del cugino, ce l'ha prestato in modo che riesce a dividere bene il raccolto in tutti e due i rimorchi, altrimenti quello là si riempiva troppo. Adesso vi faccio vedere quanto ha riempito e poi inizierà a metterlo qua. Ormai ha quasi finito, gli manca solo la parte in fondo là del campo. Allora, guardate qua. Voilà.
È pienissimo comunque. Più pieno di così? Sì dai, no, ce ne stava ancora un pochettino. È bello pulito anche, eh? Guardate che roba. Frumento appena raccolto del 2026. Potente. Ok, il padre sta portando al coperto il trattore con il primo rimorchio. Ok, sta scaricando l'ultimo frumento e ha raccolto tutto quanto il campo ormai. Adesso, come vi dicevo, voglio provare a calcolare quante spighe di frumento raccoglieremo durante la giornata di oggi, e quindi per farlo ho bisogno di sapere quante spighe ci sono più o meno in un metro quadro, e successivamente cercherò di capire, quindi moltiplicando, quanto ce ne sono in tutto il campo. Quindi intanto calcoliamo 50 cm, 50 cm in questo senso, poi altri 50 dall'altra parte. Adesso devo tagliare le spighe e poi contarle. Facendo le corrette proporzioni capiamo quante spighe c'erano in tutto il campo. 1, 2, 3, 151, 152 e 153 spighe. Adesso andiamo a casa e facciamo un po' di proporzioni per capire al termine della lavorazione quante effettivamente ne abbiamo raccolte in tutto il campo. Potenti, guardate qua, 153 spighe. Che fatica comunque contarle. Poi sotto questo sole super caldo. Finito. Ok, allora Paolo ha completamente finito di raccogliere tutto quanto il campo. Lo ringrazio tanto che mi ha fatto fare il giro. Tutto è andato per il meglio, arrivederci, alla prossima. Adesso andiamo a fare gli ultimi calcoli per capire quanto effettivamente abbiamo raccolto. Finito. Adesso quindi facciamo un po' di conti. Questo è un metro quadrato. Io in pratica ho moltiplicato 50 per 50 centimetri, che sono 2500 centimetri quadrati, al cui interno c'erano appunto 153 spighe, come avete visto. Per trovare il metro quadro le devo moltiplicare per 4, quindi moltiplicando 153 per 4 vengono 612 spighe. Le 612 spighe del metro quadrato vanno moltiplicate per la metratura totale del campo, che è circa 45.000 metri quadrati, e quindi in totale abbiamo raccolto durante il pomeriggio di oggi. Adesso, prima di darvi una risposta, però voglio provare a vedere il padre cosa dice. Secondo te quante erano le spighe che abbiamo raccolto? No. In tutto il campo? Provo a dire un numero. 1 milione. Di che? Di spighe? Che 1 milione? Molto di più. 10 milioni. Di più. 100 milioni. Nessuno fa sti calcoli qua. 27 milioni 7 milioni. di spighe. Bene, avanti tutti. Sembra incredibile, ma abbiamo raccolto più di 27 milioni di spighe in un pomeriggio solo. Pensate voi una volta invece quanto tempo si impiegava in più, perché non c'erano questi macchinari così tecnologici. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, così potrete vedere anche la raccolta del mais. Qui in fondo vi lascio invece quando abbiamo seminato appunto il mais, e noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao a tutti!